Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Questa sera faremo una caprese buonissima. La ricetta è di Fiorella, una mia carissima amica di Instagram. Grazie Fiorella. Fiore in cucina, mi raccomando, seguitela. Sì, Fiore in cucina su Instagram, guardate che belle creazioni che fa. È vero. E andiamo ad iniziare immediatamente con gli ingredienti. Io ho provato tantissime volte a fare la caprese e non mi è mai venuta come la volevo io, e questa volta finalmente con la ricetta di Fiorella al bacio. Io invece la caprese l'ho mangiata tante volte Figurati. perché c'era la mamma di una mia amica in montagna che la faceva e la faceva veramente bene. Questa sarà migliore, sono Non ho sicura. dubbi, non ho Sicura. No, assolutamente scherzo. Andiamo. Poi ognuno ha la sua, no, di ricetta. Allora, ingredienti: 250 grammi di mandorle pelate, mi raccomando quelle di buona qualità. Sono circa 46-47, quindi no. Sì. Poi 250 grammi di cioccolato fondente, 230 grammi di zucchero semolato, 150 grammi di burro, mi raccomando prendete quello buono anche qui, Lei consiglia, lo posso dire, no? Il Lurpak, ma vi posso assicurare che all'MD c'è un ottimo burro bavarese che fa veramente Invidia. le scintille. Vai. Poi abbiamo un cucchiaio di cacao amaro, un cucchiaio di farina, un cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale, 5 uova. Per prima cosa accendete il forno, portatelo a temperatura di 170 gradi e fate tostare le mandorle per circa 18 minuti, 19 minuti, dipende sempre dai forni, forno statico. Dopodiché ci rivediamo qua a mandorle fatte, pronte. Riscaldate. Nel frattempo che le mandorle stanno nel forno e si stanno tostando, noi andiamo a sciogliere il cioccolato insieme al burro e a dividere in due ciotole distinte e separate gli albumi dalle chiare, sono la stessa cosa, albumi e tuorli, va bene? Quindi ci rivediamo qui tra un attimo. Abbiamo diviso, come vedete, i tuorli dalle chiare e adesso andiamo a mettere il pizzichino di sale qui nelle chiare e andiamo a montare le chiare a neve ferma mentre andiamo a lavorare bene gli albumi insieme alla metà dello zucchero, più o meno la metà. L'altra metà ci servirà per frullarlo insieme alle mandorle. Quindi vado a lavorare due composti e ci rivediamo tra poco. Le nostre mandorle sono tostate e ora le mettiamo nel mixer insieme alla farina, al cacao, al lievito e allo zucchero restante e andiamo a frullare tutto. Ci rivediamo tra un po'. Allora, adesso uniamo il mix di mandorle, farina, cacao e lievito ai tuorli. Oh, mi sbaglio sempre, Ai rossi. Tuorli montati con lo zucchero. Intanto nostra nipote è contenta. E poi aggiungiamo il cioccolato pian piano, mi raccomando. Infine gli albumi, mi raccomando, facendo il movimento dal basso verso l'alto. Ci rivediamo quando il composto è da unire agli albumi montati a neve. Oh, mentre nostra nipote esulta con il pallone e gioca con nonno, mia figlia mi aiuta a fare la caprese. Abbiamo mescolato tutti gli ingredienti come vi abbiamo detto e ora andiamo ad aggiungere gli albumi montati a neve, un pochino per volta, inglobandoli dal basso verso l'alto. Mi raccomando, è importante. Sentite? È matto il Mao. È matto il Mao. Dall'altro. Nel Fateci sapere se anche i vostri bambini raggiungono ultrasuoni quando sono molto felici. O se partecipano alle vostre ricette. Certo.
Nel frattempo ho bagnato un foglio di carta da forno e l'ho adagiato e sistemato dentro una teglia da 25 centimetri, ok? 25-26 va benissimo, non di più, non di meno. In questa ricetta, per esempio, Irene non avrebbe assolutamente potuto partecipare perché appena vede marrone dice che è tutto black. Quindi, dato che l'altro giorno hai ripreso anche il macellaio perché era tutto black, un pezzo Giusto. di carne perché c'era le spezie intorno, assolutamente questa cosa non si può fare. Noi finiamo di mettere gli albumi e ci rivediamo qua. Eccola qui, l'abbiamo messa nella teglia e adesso va in forno per 45 minuti a forno già preriscaldato, modalità statica 170 gradi. Mi raccomando, a dopo. Eccola, è appena uscita dal forno, quindi mi raccomando adesso fatela raffreddare prima di toglierla dallo stampo e di togliere anche la carta da forno. Quando sarà totalmente raffreddata potete avere varie opzioni, o cospargerla con cacao amaro o con zucchero a velo, oppure con una cosa, intanto Irene continua a declamare, molto molto buona, che è questa Oh, crema di pistacchio. io l'ho sempre mangiata con lo zucchero a velo, magari perché con le formine ci si fanno dei disegni dei particolari. disegni. Io invece avevo intenzione di farci delle striscine così una volta raffreddata, ovviamente, Al pistacchio. al pistacchio. E beh, ti pare che non c'è stava un attimo Sì, un qualcosa di diverso. diverso. Invece Fiorella, che è Fiore in cucina, ha fatto un disegno bellissimo sopra con Sì. tutti i fiori, tutte le Bellissimo. foglie. Se vi capita andatela a vedere. E quindi aspettiamo che si raffredda e ci Quindi vediamo aspettiamo dopo. che si raffreddi e ovviamente la decoriamo e poi ci vediamo a torta da tagliare. A dopo. Ciao! Siamo pronti, adesso la decoriamo. È fredda. Fredda. Con che cosa la stiamo decorando? Con una buonissima crema al pistacchio. Ma io ho fatto un errore, ho fatto il buchino troppo piccolo. Motorno. Sì, le cose in diretta sono... Sono bellissime. e quella non è una E diretta, c'è però. la granella. Sì, è una crema al pistacchio con la granella. Molto molto buona. Ecco, dicevamo. C'è la granella che attappa il buchino. Vedete? Però se volete semplificare le cose, voi magari metteteci la Nutella o semplicemente anche dello zucchero a velo, Sì, il classico zucchero a velo che però usano tutti quanti. Esatto. Invece noi siamo molto più artistici, stiamo facendo e ci una complichiamo la vita pecionata. così. Però viene più buona. Ecco. Eccoci Ragazzi, qua. la E torta adesso è la fatta. dobbiamo tagliare. Io E la dobbiamo perché la tagliare mangio. io. Quindi sopra si è fatta la crosticina, quella fina 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 buona, che si fa solamente quando fate i dolci, Buoni. quelli buoni, esatto. Facci vedere dentro com'è. Un attimo. Wow. Wow, è lei. Ragazzi, è lei. È la caprese. Io vorrei anche spostarvela un pochino. Che stai a fare? Guarda, avanzava. L'ha distrutta come al solito. beh, tanto ci avevo messo le È manine. buonissima. Oh. Grazie Fiorella. Grazie Fiorella, fammi assaggiare sto coso. E grazie a Tavola con Silvia. Ciao a tutti, alla prossima ricetta. Ciao. Ciao ciao.